amici ed amiche del canale, benvenuti e bentornati in questa nostra unboxing. E oggi torniamo a parlare di Vinted, che ovviamente come sempre vi ricordo che in descrizione trovate anche il link del mio sito di Vinted, dove ogni tanto pubblico qualcosa che magari non vi serve e magari vi può tornare utile. E ovviamente in descrizione trovate i miei vari canali social e quant'altro. Dunque ragazzi, vi passo subito alla schermata che ho predisposto per questa, diciamo, unboxing, ed eccoci qua. Ovviamente eccola qua la pagina dedicata al sito di Vinted, che come vedete ragazzi c'è tante cose. Infatti anch'io ho un profilo privato, cioè pubblico, dove ogni tanto pubblico per l'appunto qualcosa. Come vedete ragazzi c'è tanta roba. Devo dire che Vinted mi sta stupendo veramente assai. C'è un sacco di cose che veramente è interessante, tra volanti e cose. Io vi posso dire che se volete farvi un PC per magari risparmiare un po' qualcosa e non volete grosse pretese, secondo me Vinted è il sito ideale. Ma adesso detto questo, bando le ciance. Ed ecco ragazzi cosa ho predisposto, che cosa ho comprato su Vinted: il volante. Ovviamente voi direte, ma non ne avevi già uno? Sì, ne avevo uno, ma purtroppo non funzionava più. E ovviamente a maggior ragione ho preso anche questo volante economico, ovviamente, e visto che comunque costava 120 euro, l'ho fatto arrivare a casa, così poi appena arriva facciamo l'unboxing. Ma vi faccio vedere anche la particolarità che come vedete c'ha anche il cambio. E voi direte, il Logitech G29 hai preso? Sì, perché comunque anche se qualcuno di voi mi aveva detto il G29 nel 2020, nel 2026 forse un po' datato, ma ragazzi io penso che se tenuto bene fa la sua sporca figura. E detto questo ragazzi, non vedo l'ora che arrivi e lo proviamo insieme. Vai, ci vediamo dopo con l'unboxing. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Allora ragazzi, finalmente è arrivato il volante. Come potete vedere già dalla webcam che lo mette a fuoco, e da qui si vede, è una bella bestia, quindi farò un taglio, così lo andiamo ad aprire insieme, vediamo un po' cosa. 2 minutes later. E allora ragazzi, all'interno, il primo pacco, troviamo questo filo, che ovviamente è l'alimentatore per far funzionare il tutto. Vado subito ad attaccarlo. Sono qui sto disgroppando il filo. E uno ragazzi ce l'ho fatta. Ah, alla faccia del bicarbonato di sodio. Poi ragazzi passiamo al cambio. 2 minutes later. Ed ecco che finalmente ragazzi ho scattavretato dai fili tutto il cablamento. C'era un casino di fili, il cambio per il Logitech ovviamente, e adesso lo attacco alla scrivania che c'è un po' di casino. Bene, e il primo l'ho fissato. Poi adesso ragazzi passiamo ai pedali. Quindi un altro taglio per voi. Bene ragazzi, i pedali sono stati messi. Adesso prendo il volante e lo posiziono da qualche parte, perché non c'ho posto più nella scrivania tra un po'. Mi tocca comprare un'altra scrivania. Ed eccolo, ovviamente il volante come si prospetta. Non so se sta mettendo fuoco o no, perché non c'ho più spazio. Ragazzi, sono qua dietro io, ciao. E ovviamente questo è il volante, quello nuovo, usato, che ho preso. Adesso passo al montaggio, vi farò una ripresa dal telefono. Allora ragazzi, come potete vedere l'ho collegato e tutto, sia con il volante ovviamente che con il cambio, e ovviamente anche con i pedali. Quindi direi che siamo a buon punto. Adesso verifichiamo insieme se ovviamente poi apparirà nel video, finché parlo apparirà il filmato. Quindi vediamo insieme se la Logitech G Hub funziona. Logitech G Hub, tanto qui è diventato duro come un mattone. Download, installa. Ovviamente mi sta facendo installare il volante. Scollega il connettore del dispositivo G Hub e ricollegalo. Ok, sta aggiornando il G Hub, infatti sta anche lampeggiando qui. Vediamo se riesco a fare il video. Eccolo qua, vedete che sta lampeggiando e qui sta facendo. Tanto sto facendo 2 riprese oggi, mi sono attrezzato questo giro. Ovviamente ragazzi, consigliatemi qualcosa per questo disordine di cavi, perché non si può veramente vedere. O consigliatemi qualcuno che sia bravo con i cavi. Ovviamente se è da pagare lo pago.
E quindi vediamo insomma se mi consigliate qualcosa, perché veramente è una cosa brutta tutti sti cavi, insomma. Qualcuno che sia bravo, vabbè che lo farò io eventualmente, però se qualcuno è bravo e della zona di Verona mi contatti ragazzi, mi contatti su Discord, va bene? Tanto qui sta rilevando il volante, l'ha rilevato, andiamo, sì, assolutamente. Tasti, tanti tasti, ok, qua il volante funziona, gira e tutto, mentre il cambio non so se è normale che non lo rileva. Però penso di sì. Allora, io non ho messo le cuffiette, adesso me le metto perché voglio provarlo su Eurotrack. Alcuni mi hanno detto che questo volante non frena, però non lo so. Eurotrack, adesso vediamo su Eurotrack. 2000 years later. Ok, sono su Eurotrack, ovviamente mi ha detto di configurare tutto e ovviamente andiamo in gioco. Ha caricato il tutto, vediamo se no, vediamo se come si accende Eurotrack. Invio. Tieni premuto invio. Su invio mi va in officina. Tutto è pronto, possiamo partire. Allora, vediamo, non mi sta riconoscendo il volante, tantomeno il cambio, forse perché comunque dovrò configurare tutto, mi sa, c'ho questo strano presentimento che devo configurare tutto, a meno che non ci sia qualcosa di semplice da fare nel mentre, nelle opzioni di gioco, se per caso, vediamo, tastiere, controlli, Logitech, ok, rimposta, vediamo. Controlli semplici, cambio acquisto sequenziale, termina, vediamo un po' se per caso, vediamo, ok, pare che sta andando anche il volante, vediamo un po', così, no. Vabbè, comunque ragazzi, funziona tutto. Ovviamente fatemi sapere un po' voi la vostra, se ho fatto una buona scelta di volante. Commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like ragazzi e alla prossima. Solo per il momento è tutto. Ciao ciao.